Un giornalista della rivista Esquire lo ha definito il peggiore edificio nella storia dell'umanità. Da tanti anni è un pugno nell'occhio nello skyline di Pyongyang, una fonte di imbarazzo, un simbolo di arroganza del regime dittatoriale. Oggi il Ryugyong Hotel, che è diventato famoso come hotel fantasma su internet, è un imponente grattacielo alto 330 metri che incombe come un mostro sulla capitale nordcoreana. Fatiscente e incompleto, il degrado lo accompagna dal 1987, quando l'allora dittatore Kim Il-sung, nonno dell'attuale capo di Stato Kim Jong-un, ha ordinato l'inizio dei lavori e fissato la data di inaugurazione per il 1989. Il Ryugyong Hotel, così si pronuncia, che in nordcoreano significa capitale dei salici, l'antico soprannome della città di Pyongyang, è composto da tre ali leggermente a gradini e inclinate di 75 gradi che convergono verso l'alto, dove si staglia un tronco di cono con una serie di cerchi concentrici al suo interno. L'edificio occupa una superficie di circa 360.000 m2, ha 105 piani e si presenta con una forma piramidale che nei piani dei progettisti doveva richiamare l'aspetto di una montagna, da sempre punto cardine del simbolismo nordcoreano. Mi piacerebbe farvelo vedere in 3D come faccio in tutti gli ultimi video, ma purtroppo Google Earth non ha ancora disponibile Pyongyang come città ricostruita in digitale, quindi dobbiamo accontentarci del 2D. La sua storia ha inizio durante la guerra fredda. A nord sono filo-sovietici, mentre a sud filo-occidentali. Nel 1981 la Corea del Sud si aggiudica come nazione ospitante le Olimpiadi del 1988 e il Comitato Olimpico si mette al lavoro per evitare che, come nelle edizioni passate, ci siano boicottaggi dovuti alle tensioni politiche fra il blocco sovietico e quello statunitense. Nel 1985 la Corea del Nord accetta di partecipare alle Olimpiadi a patto di ospitarle insieme ai rivali del Sud, ma le richieste di Kim Il-sung sono irragionevoli e non se ne fa nulla. Nel 1986 la città di Singapore inaugura il Westin Stanford Hotel, costruito dall'azienda sudcoreana Sangyeong Group. Dopo la delusione delle mancate Olimpiadi, il Nord vede i rivali mettere la firma su quello che all'epoca è il complesso alberghiero più alto del mondo. Kim Il-sung trama vendetta e si aggiudica l'organizzazione del Festival Mondiale della Gioventù e degli Studenti, un evento culturale di stampo socialista in programma dall'1 all'8 luglio del 1989. Per non sfigurare nei confronti del Sud, con l'appoggio economico dell'Unione Sovietica, la Corea del Nord investe in nuove infrastrutture, nella costruzione di uno stadio e nella ristrutturazione urbana di Pyongyang, la capitale. In questo programma di ammodernamento c'è posto anche per la folle idea di superare il Westin Stanford Hotel con un grattacielo ancora più alto e sfarzoso, il Ryugyong Hotel, da inaugurare in concomitanza con l'apertura del festival. Prima di continuare voglio parlarvi del nuovo corso di Vanilla. L'abbiamo deciso durante una live fiume in cui mi sono confrontato con tantissimi di voi e ho capito che era il momento di cambiare qualcosa. Il problema è questo: fino ad oggi Vanilla Magazine si è mantenuto circa al 50% con il fatturato di Facebook Instant Articles, il servizio che consente di leggere in modo velocissimo gli articoli direttamente sulla pagina Facebook. Gli anni passati Facebook era quasi l'unico cliente per Vanilla, poi per fortuna ho aperto YouTube, oppure oggi Vanilla Magazine sarebbe un progetto morto e sepolto. Da metà aprile Facebook dismetterà questo servizio. Zuckerberg ha deciso che non gli interessa in nessun modo sostenere l'editoria e tutti quegli editori che basavano il proprio lavoro su quel servizio si troveranno senza ingressi. Vai a fidarti degli americani. In questo modo il lavoro di chi contribuisce a Vanilla non sarebbe più sostenibile. Si guadagnerebbero pochi centesimi ad articolo riempiendo il sito di pubblicità. E in più io non riesco a essere sempre in grado di registrare dei video. Ho una bronchite e sono giorni che non pubblico. Quindi problemi. Soluzione a tutto: aprire un Patreon dove gli utenti finanzino il lavoro di tutti. I livelli di contribuzione sono due, uno da 5 euro e uno da 12 euro. In quello da 5 euro riceverete un PDF ogni 3 mesi con una rivista fatta da noi. Per quello da 12 euro vi spediremo la stessa rivista ma cartacea e a casa. Trovate il link in descrizione per abbonarvi. Diventando nostri Patreon ci farete raggiungere questi obiettivi: affiancarmi dei divulgatori che siano in grado di mostrarsi in video, eliminare le pubblicità dal sito di Vanilla Magazine, vanillamagazine.it,
magari riuscire a ingaggiare un animatore per fare dei video molto più coinvolgenti, soprattutto per i bambini, e riuscire a corrispondere agli autori un compenso adeguato all'impegno. La stessa cosa la raggiungeremo se inizieremo a ricevere un numero di super grazie importante sotto ai video. Io finora non ne ho parlato, ma YouTube offre anche questa opzione, la trovate qui sotto. Prima di tornare all'hotel nordcoreano voglio ringraziare davvero di cuore gli abbonati del canale YouTube. Siete tutt'oggi un supporto importantissimo, ma qui non ho voluto spremere gli abbonamenti, li ho fatti da €1 apposta, perché finché ci sono stati gli instant article non avevo necessità di chiedere un contributo importante. Oggi purtroppo non è più così e devo chiedere agli utenti di partecipare in modo più corposo al nostro progetto di divulgazione culturale. Ringrazio tutti quanti voi, vi siete già abbonati in tanti e ringrazio i tantissimi che mi hanno mandato messaggi di supporto. Mi avete dato il coraggio di registrare questa parte per la promozione del canale, altrimenti mi sarei sicuramente vergognato a farla. E ora torniamo al nostro hotel nordcoreano. Il Bagdosan Architects and Engineers, studio nordcoreano incaricato nella costruzione, apre il cantiere nel 1987 e contemporaneamente Kim Il-sung fonda la Ryugyong Hotel Investment and Management, una società che ha il compito di trovare investitori occidentali che siano in grado di finanziare il progetto. Il Ryugyong Hotel ha presupposti ambiziosi e nasce come una struttura alberghiera mista a uffici, appartamenti privati e locali da dare in gestione per casinò, discoteche e convegni. Oltre alle circa 3.000 stanze previste dal piano iniziale, gli architetti suddividono il tronco di cono centrale in 8 piani rotanti, di cui 5 adibiti a ospitare altrettanti ristoranti panoramici e 6 piani statici da utilizzare come punti di osservazione, sale relax e altre attività ricreative. Ma il 1989 è vicino e i lavori subiscono dei ritardi. L'inaugurazione venne spostata al 1992 in occasione dell'80° compleanno di Kim Il-sung. In quell'anno l'hotel raggiunge la sua massima altezza strutturale, ma mancano ancora finestre, imposte, finiture interne e impianti elettrici. Al centro di Pyongyang si trova questo maestoso e incompleto edificio in cemento armato, ma l'azienda si trova costretta a fermare il cantiere per mancanza di fondi. Con la dissoluzione dell'Unione Sovietica, Kim Il-sung non può più contare sui finanziamenti del Cremlino e, anche a causa di una grave carestia che ha colpito il paese, l'economia nazionale è in ginocchio. Così, prima ancora di aprirli, il Ryugyong Hotel chiude i battenti in attesa di tempi migliori e quello che sarebbe dovuto essere il simbolo della rivalsa del nord socialista sul sud capitalista si trasforma in una fonte di imbarazzo. Negli anni '80 il governo lo ha mostrato nella sua ipotetica forma finale su dei francobolli commemorativi, ma negli anni '90 l'hotel scompare dalle mappe della città e tutte le fotografie che lo ritraggono vengono abilmente ritoccate per nascondere il fallimento del progetto. In oltre un decennio di inattività, lo scheletro dell'edificio rimane un immenso cantiere a cielo aperto, con in cima una suggestiva gru arrugginita che un giornalista della BBC definisce un promemoria dell'ambizione intralciata dallo Stato totalitario. La Corea del Nord ha altre priorità a cui pensare, prima fra tutte l'economia del paese da risanare, ma agli inizi del nuovo millennio tenta comunque di rilanciare il progetto e addirittura finisce per rivolgersi ai vicini del sud. Nel 2005 la città sudcoreana di Incheon deve ospitare il campionato asiatico di atletica leggera e il governo di Seoul propone al nord di partecipare all'evento. L'allora dittatore Kim Jong-il, figlio di Kim Il-sung, morto nel 1994, e padre dell'attuale dittatore Kim Jong-un, promette di inviare gli atleti nordcoreani a patto che la Corea del Sud finanzi parte del Ryugyong Hotel. Una delegazione di 100 esperti di Incheon vola a Pyongyang, incontra gli alti funzionari locali ed effettua dei sopralluoghi, ma l'affare non va in porto. Per capire come appariva questo mostro da 330 metri, posso ricordare le parole di Park Il-sang, delegato sudcoreano. Sembrava un'enorme montagna di cemento e mostrava l'usura di 20 anni di fermo. In realtà abbiamo pensato che sarebbe stato meglio demolirlo completamente e costruire un nuovo hotel da zero. Per la Corea del Sud, il Ryugyong Hotel è un investimento strampalato, ma la Corea del Nord non vuole saperne di buttare giù tutto e ricominciare da capo, e la stampa di tutto il mondo nel corso degli anni dà spazio a questa lucida follia di una dinastia di dittatori sanguinari.
Si interessano alla questione soprattutto la ABC News e il Los Angeles Times. Fra il 2006 e il 2008 le due testate giungono alla conclusione che il paese non ha né abbastanza fondi né sufficienti materie prime per portare avanti il progetto. Una conclusione che sembra sia stata confermata anche da anonimi funzionari nordcoreani, ma naturalmente di queste fonti non c'è traccia scritta. Nel 2008 però c'è un colpo di scena e il Ryugyong Hotel finisce al centro di un ambizioso progetto di abbellimento della città. Kim Jong-il raggiunge un accordo con la Orascom Telecom, una società egiziana attiva nel campo delle telecomunicazioni, per la ripresa dei lavori e l'installazione sul tetto dell'hotel di un grande impianto per la telefonia mobile. Gli ingegneri e gli architetti della Orascom ricoprono di vetrate a specchio le facciate esterne e rimuovono le gru, con un budget che la CNN stima intorno ai 120 milioni di dollari. Intanto, il Comitato per le Relazioni Culturali con le Nazioni Straniere annuncia al Los Angeles Times che l'inaugurazione dell'hotel è prevista per il 2012, in occasione del 100° anniversario della nascita del presidente eterno e primo dittatore della nazione, Kim Il-sung. I lavori esterni si concludono nel luglio del 2011 e l'anno successivo alcuni architetti ottengono il permesso di entrare nella struttura. In una successiva intervista alla CNN, Simon Cockrell, direttore generale del Koryo Group, società specializzata in difficilissime visite guidate in Corea del Nord, racconta che in realtà l'edificio era lontano anni luce dall'inaugurazione. Ci hanno portato nell'area della hall dove c'era molto cemento a vista. Poi con un ascensore funzionante siamo andati fino in cima, credo che fosse il 99° piano. Ci è voluto molto tempo per arrivarci perché era un ascensore di servizio, non un ascensore moderno con una serie di pulsanti, e c'era un operatore che stabiliva dove fermarsi. In cima ci siamo guardati intorno, abbiamo scattato alcune foto e sono tornato di nuovo nell'atrio. Sebbene il sospetto esterno fosse stato trasformato, il Ryugyong non era ancora pronto per l'apertura. Nel 2012 il governo interrompe di nuovo i lavori a causa dei problemi economici del paese, a cui fanno seguito le tensioni internazionali dovute a un test nucleare sotterraneo effettuato dalla Corea del Nord agli inizi del 2013. Da questo momento il cantiere del Ryugyong Hotel non riapre più, ma come chiarirà alla CNN l'architetto di Singapore Calvin Cha, che ha avuto modo di studiare l'urbanistica di Pyongyang, l'edificio presentava numerose criticità strutturali, con l'impiego di calcestruzzo armato in luogo dell'acciaio. Una mossa ardita sul piano estetico che secondo me ha avuto anche un suo risultato. Se l'edificio fosse finito non sarebbe tanto terribile, ma poco utile a livello pratico, dove, secondo Cha, ci vorrebbe molto tempo per ricablare i servizi necessari e i sistemi di ventilazione originariamente creati secondo le specifiche degli anni '80. Conclude l'architetto, sarebbe stato molto più semplice con una struttura in acciaio. Gli ultimi lavori risalgono al 2018, quando l'attuale capo di Stato Kim Jong-un ha ordinato l'installazione di una serie di proiettori a LED sulla facciata principale e l'apertura del terreno circostante per rendere il Ryugyong accessibile al pubblico almeno fino all'ingresso. La porta però resta chiusa. Oggi l'hotel si presenta come un imponente maxischermo che, nelle occasioni speciali, si accende e proietta programmi o slogan di propaganda politica, mentre il cono illumina la città con un'enorme bandiera nordcoreana. Sulla ripresa dei lavori non c'è alcuna notizia e, vista la politica isolazionista della Corea del Nord, anche se un giorno il Ryugyong sarà completato, è alquanto improbabile che possa attrarre investitori e i turisti occidentali, come sperava Kim Il-sung nel lontano 1987. Fino a nuovi sviluppi, l'unico primato che ha conquistato è quello di edificio vuoto più alto del mondo. Prima di lasciarci vi ricordo che questo video è stato sponsorizzato da Spadhausen, il provider di servizi web che mi fa andare a razzo e caricare un video che pesa 5 GB in pochi secondi. Se volete attivare la fibra offriamo l'attivazione gratis agli utenti di Vanilla Magazine, basta che clicchiate sul link in descrizione e in più avrete anche un mese omaggio. Fate i bravi, cliccate, attivate, seguite Vanilla e vedrete che nessuno verrà a costruirvi un Ryugyong Hotel in giardino. Ciao!